Qual è il segreto per vivere a lungo? Ma intendo a lungo, tipo fino a 120 anni. Oggi inaspettatamente lo abbiamo scoperto in un paesino tra i monti dell'Ecuador. Quassù, accanto a questa montagna sacra, si nasconde il mistero, quello che in tanti vogliono sapere, ma che nessuno per ora sembra aver davvero afferrato. Per quanto ci riguarda, siamo arrivati agli ultimi giorni nel paese che più di tutti ha ribaltato le nostre idee. Questo Ecuador è stato il ripieno alla crema di un cornetto che pensavi fosse vuoto. Ci ha stupito e insegnato più di quanto avremmo mai immaginato. Ma prima di imbarcarci in una nuova avventura, abbiamo ancora un bel po' di cose da sistemare. Quindi che abbiano inizio queste ultime giornate ecuadoriane. Ma prima una cosa, sei già iscritto al canale? Per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. Buenos dias ragazzi dalla nostra cameretta di Loja nel sud dell'Ecuador. In pratica abbiamo preso una camera, ma in realtà abbiamo un appartamento intero perché tutto questo è per noi. Un sole fantastico stamattina ragazzi, negli ultimi giorni è anche un po' piovuto. Adesso ci sono quelle bellissime nuvole appoggiate, ecco qua, sulle montagne. Questa è la vista stamattina, molto molto figo. Qua invece abbiamo la cosina. Pancake. Ecco. Buongiorno, stiamo riprovando a fare i pancake stamattina, sta andando un po' meglio. Questi sono belli. Sono belli colorati, i primi 3 sono lì, 3 sono qui. E... Hai visto? Stamattina forse funziona. piccolini. Anche abbiamo beccato l'autobus giusto, che oggi ci porta il cane a Vilcabamba. Stavamo andando verso la stazione degli autobus, ma ci è passato davanti l'autobus che andava proprio a Vilcabamba, che è circa un'ora di viaggio verso sud. Quindi andiamo oggi a visitare questo posto che è conosciuto nel mondo per una cosa in particolare. Speciale. Arrivati a destinazione. Respira Angela, respira. Sei sicuro? Ci sono le macchine qua. Non so se è il momento giusto per Dovrebbe essere aria magica ragazzi, aria magica, perché Vilcabamba è uno dei posti dove la gente vive di più, infatti c'è il signore, al mondo, al mondo. Io non aveva 100 anni, ma qua ragazzi ci sono ben 40 persone che hanno più di 100 anni e si dice che abbiano vissuto persone fino a 120 anni, quindi è chiamata l'isola della longevità. Non so se respirerei in mezzo al traffico. No, beh, adesso un profumo qua c'è ragazzi, di piante. Sì. No, incredibile ragazzi, incredibile. E quindi sono venuti addirittura a studiare questo posto da tutto il mondo per capire il perché qua si vive così tanto e si vive così bene. Lo dice addirittura la scritta ragazzi, dove il tempo si ferma e la vita si allunga. A vederlo così ragazzi, questa è la piazza principale, chiesa dietro, parchetto davanti, come tutti i paesini un po' dell'Ecuador. Ma come è diventato famoso? Perché all'inizio era un paesino tranquillissimo, in mezzo alle montagne e attorno c'è un paesaggio spettacolare. Ma cosa è successo? Negli anni 70 il National Geographic fa un articolo proprio su questo paesino, mettendolo tra le 3 destinazioni principali di longevità, cioè dove la gente vive più a lungo. Ecco, stavo per cadere. Quella di Paolo invece stava durando poco perché stava inciampando nell'acqua. Vabbè, comunque è appunto longevità, e quindi iniziano ad arrivare non solo persone da tutto il mondo interessate a scoprire quale fosse il segreto appunto di questo paesino, ma anche degli scienziati che vanno ad analizzare diversi elementi, e viene fuori che tra gli elementi principali per la longevità c'è il clima, che è il primo, perché la temperatura qui è costante sui 19-20 gradi, quindi è sempre primavera e questo farebbe molto bene. E il secondo è l'acqua, che contiene dei minerali che aiutano il cuore e quindi permette di vivere più a lungo alle persone del posto. È inutile quindi respirare? No, mi sa di no. Anche l'aria, in realtà l'aria è molto pulita, piena di ossigeno, però dicono che l'acqua sia l'elemento principale.
Vi ricordate la limpia energetica che ha fatto Angela? Cioè, se in quella normale ti frustano con le erbe, ti sputacchiano addosso, ti sputano petali di rosa, durante la limpia sessuale, cos'è che fanno esattamente? Non voglio saperlo, rimaniamo col dubbio. Lasciamo il mistero. Come ti frustacchiano? Non lo so, non la fanno qui. Cosa succede? Cosa ti sputano? Dal centro del paese alla natura selvaggia è stato un attimo, siamo usciti giusto un attimo dal centro e stiamo andando adesso verso il Cerro Mandango, che è la montagna più strana che c'è nella zona. Ora ci stiamo incamminando, questo è il sentiero, che non è tanto segnato in realtà perché devi calpestare l'erba, è un po' più chiara l'erba da pestare, insomma, per andare verso la salita. Ammazza ragazzi, negli ultimi giorni abbiamo preso una pausina dei video, non abbiamo ripreso, siamo stati proprio tranquilli, abbiamo approfittato di quell'appartamento tutto per noi, però devo dire che si sente, Sì. si sente proprio anche una panza un pochino più importante questi giorni. Qui abbiamo mangiato, devo dire, abbastanza, quindi ci sta proprio adesso la camminata. Ammazza ragazzi, un bel dislivello, siamo già qua sopra, adesso tutto questo è il fondo, bello pietroso, si sale sempre di più, adesso dovrebbe essere pure la parte un po' più ripida. Stiamo facendo adesso la parte più ripida, l'ultima in alto, si vedono là in fondo le nuvole di pioggia che stanno arrivando. No, lì c'è pioggia all'orizzonte. Ai 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 ai. Dobbiamo muoverci perché manca ancora un bel pezzo. Arrivare là sopra. Questa parte un po' scalatosa. Bisogna stare attenti soprattutto perché ogni tanto ci sono troppe pietre che diventano scivolose. Dai Angela, che alla fine di questa camminata siamo ringiovaniti di 3 minuti. Sì, avremo 3 minuti in più da vivere. Wow, l'ultimo pezzo fa paura. Sinceramente va su dritta in pratica. Però dovremmo essere arrivati perché poi là sopra siamo sulla cima con la vista più figa di tutte quante. Siamo su ragazzi. Sembrava peggio dal basso. In realtà ci sono le scale, Angela, mamma mia. C'è una pendenza importante però, devo dire. Vai, vieni, vieni, vieni. Eccoci qua. Siamo su, alla croce. Qua siamo un po' in bilico, perché da questo lato scende e anche dall'altro. Arrivate su! Che figata ragazzi! Ma la vista che c'è qua, c'è questo mega roccione che compare proprio in mezzo a tutta questa natura sconfinata. Aspetta che ho paura a girare a 360 gradi. Lì c'è il paese e tutto attorno queste vallate che sembrano tutte delle colline verdi dei Piselli. Che? Quelle dei Piselli. Valle degli Orti. La Valle degli Orti, bellissimo ragazzi, fantastico. Sei rimasta con una faccia. C'è questa roccia con le pareti che vanno giù dritte, tutte quante marroni. Mamma, quanto è figo. Ma guarda, si vede proprio da qua nell'immagine, si intravede il profilo di una faccia. Infatti Mandango in quechua significa o l'inca che dorme o il dio sdraiato. E infatti questa, secondo gli antichi, è una faccia, ricorda una divinità, insomma. È considerata una roccia sacra che è stata venerata nel corso dei secoli. Ma che roba ragazzi, la fronte, il naso, la bocca e il mento. Questa montagna alta 2037 metri è la più alta della zona e secondo gli studiosi avrebbe una ionizzazione negativa, cioè in pratica fa un po' da polmone che assorbe l'aria sporca, diciamo, e restituisce ossigeno, e secondo alcuni scienziati sarebbe per questo motivo che le persone vivono più a lungo proprio a Vilcabamba, che è qui sotto. Vedi che avevo ragione all'inizio allora?
Ma bisogna pensa te. ma qua bisogna respirare, è però. con la bocca lì, praticamente lei inspira dal naso il brutto e tira fuori il buono. L'ossigeno. Queste sono le solite teorie di Paolo, non verificate, ma attendibili, diciamo. Ci facciamo uno spuntino piccolino davanti alla meraviglia, ragazzi, con i chifles. Buoni, buonissimi, ragazzi. E in pratica è il platano fritto, questo qua super verde. Sì, croccantino, buono. Uno tira l'altro, ragazzi. Creano dipendenza. Queste sono delle specie di patatine alla fine. E ce le mangiamo bontà, adesso ragazzi. qua con questa vista qui davanti. Noi siamo arrivati in pratica al Mirador, ma si può in realtà arrivare proprio fino in cima al cerro. La realtà è però che l'ultima parte è molto complicata perché c'è addirittura un cavo per fare la salita, perché è bella ripida e è tutta rocciosa. Adesso la discesa, ragazzi, che mi sembra la parte più difficile di tutte, anche perché va giù bella dritta, come abbiamo detto prima all'inizio, ci sono un po' di pietre, bisogna stare attenti a non scivolare. Le scarpe sono buone e bisogna stare attenti, mi raccomando, Angela, mi raccomando. Guarda dov'è il paesino dove dobbiamo arrivare, sembra lontanissimo visto da qua. L'ultima spiaggia è la discesa col culo. Quella è la mia classica. La conosciamo. Lo so, quella sono Quindi, esperta. mi raccomando. Perfetto. Ragazzi, non nascondo che fa abbastanza paura. Bella, bella ripida. Adesso ci sono le scalette, per fortuna, ma nei pezzi senza, insomma, mamma mia, Angela. Ci siamo, ragazzi, sta andando di lusso. Manca poco e arriviamo su questo piano e ormai siamo sulla via giusta. C'ho la gamba un po' sifula, ragazzi, un po' stanco adesso. Mi sono fatto una bella sgommata prima sulle rocce, tutto a posto, tutto a posto. Oh my god, guarda dove eravamo, là sopra. È stata una piccola follia, mi fa male tutto. Ho dolori ovunque. Adesso però andiamo in un altro. Andiamo a fare una cosa che è legata alla ricetta della longevità. Manca un elemento che non abbiamo ancora detto. Il cibo! L'ammucco! Tra gli ingredienti della ricetta della longevità quindi c'è anche il cibo. Dobbiamo però dire una cosa, sono un po' cambiate le cose nel corso del tempo, cioè rispetto anche agli anni 70 oggi il numero di ultracentenari è diminuito drasticamente. Mannaggia. Quindi non è più tanto così. Vabbè, noi però nel dubbio mangiamo anche perché abbiamo fame. Allora io mi sono preso un piatto con il riso, le uova saltate, con le verdure, insalatina e c'è il platano. E qui abbiamo il camaron apanado. Tipico delle montagne, delle Ande però. Il camaron sono i gamberetti. Guardalo, cotto. E Paolo ha anche le lenticchie in più. Ammazza, ragazzi, nel pomeriggio si riempie la cittadina, ci sono un sacco di persone che vengono da tutte le parti del paese e non solo, perché ci sono anche un sacco di turisti dall'estero e vengono qui, si trasferiscono proprio, vivono qua a Vilcabamba proprio per sfruttare questa cosa dell'elisir di lunga vita. Come accennava Paolo, in moltissimi si sono trasferiti qui, soprattutto dagli Stati Uniti e dall'Europa in generale. Hanno deciso di vivere in questa piccola cittadina. Questo ha avuto dei risvolti sia positivi che negativi. Quelli positivi sono che la cittadina è rimasta molto viva, perché piano piano si stava svuotando di persone, la maggior parte degli abitanti andava all'estero per lavorare, quindi stavano abbandonando proprio questo paesino, che invece ha avuto appunto una sua seconda vita con tutte queste persone che sono venute qui e hanno deciso di chiamare casa appunto Vilcabamba. Dall'altro c'è la facciata negativa, perché ovviamente arrivano qui delle persone che hanno delle entrate molto più alte rispetto alle persone del posto, quindi in automatico i prezzi si alzano, soprattutto per gli affitti e anche per i ristoranti.
fin dall'antichità quello di Vilcabamba è un paesino dove abitano principalmente agricoltori che vivono nelle case tradizionali tutto intorno a questa zona e si coltivano qui mais, arachidi e caffè. E si dice appunto che un altro elemento fondamentale per questa longevità sia una vita molto attiva che viene fatta appunto da queste persone che si arrampicano nei campi che sono dislocati un po' dappertutto sui pendii delle montagne, e quindi anche questo è un elemento da tenere presente quando si pensa alla ricetta per la longevità di questo paese. Ultima corsa della giornata. Abbiamo ripreso l'autobus al volo che parte proprio dal centro della città, c'è il terminal dove ci sono 2 o 3 autobus. In realtà da qua si potrebbe proseguire verso il confine, ma è chiuso in questo momento, quindi in pratica quasi tutti tornano a Loja. Dopo la salita per arrivare sulla cima della montagna, la salita per arrivare all'appartamento. Siamo tornati nel nostro appartamento, ragazzi, adesso abbiamo già mangiato, ci siamo lavati, abbiamo fatto tutto quanto, siamo passati addirittura alla camomilla, che ho già finito tra l'altro. Eccola qua, la manzaniglia. Adesso, ragazzi, ho tirato fuori questo perché ho un dolore mostruoso qua al collo, qua dietro. Madonna, c'è che tutto. serata wild questa. Wild, eh? Veramente sì. Selvaggia. Ci ubriachiamo, ci sconvolgiamo. Camomilla e questo qua cos'è, l'artiglio? Balsamo di tigre. Balsamo di tiger. Questo qua viene dall'India? Sì. Ma è fantastico questo, eh? Sì, va benissimo. Quello fortissimo. Sì, quello anche quando hai il naso chiuso. Ti sblocca tutto qua e poi ti cura i dolori vari. Comunque, detto questo, ragazzi, i posti come quello dove siamo andati oggi, a parte vabbè, è comunque bellissimo di per sé, no? È bello. A livello naturalistico è pazzesco, quella roccia che abbiamo visto, bellissimo. Paesino anche molto bello. Solo che, come diceva Angela, sono quei posti un po' così, un po' strani. Un po' strani. Che tu dici, boh, certe volte mi giravo e dico, dove siamo? Ecuador questo? Sì. È vero. Tantissimi stranieri. Tantissimi, ma sì. tutti lì poi, non so, cioè tipo una colonia. Tutti lì, tutti insieme, senti parlare inglese, ma lo vedi, ma anche famiglie intere, coi bambini, tanta gente, tutti insieme. E poi sentivi nei discorsi delle persone anche a pranzo, sentivo il tavolo dietro di noi che continuava a dire gringos, 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 gringos. Che è strano da sentire perché tipo in Messico è un insulto praticamente se ti chiamano gringo. In Colombia un po' meno, qua non lo so sinceramente. Vabbè, intendono noi stranieri, insomma, sì. Però ecco, è strano perché c'erano comunque un sacco di ristoranti, pizzerie, sì. Pieno di pizzerie, di cose molto occidentali, negozi fatti proprio apposta per il turista occidentale. Tante persone che abitano lì e certe volte non capisco il perché. Tutti in un posto. Perché è diventato famoso per questa cosa della longevità e quindi la gente dice andiamo a vedere, si sta bene, tranquillo. Ci sono tanti paesi molto simili, devo dire. Si perdono, ragazzi. Si perde un po', sì, l'autenticità anche del posto. Come diceva Angela prima. Sì. Ci sono i lati oscuri. C'era una cosa che abbiamo visto che però era divertente, è che molte attività usano sta cosa della longevità nel nome, no? Tipo un ristorante, supermercato. Il longevo. Sì, la lunga vita, tutte queste cose. Ci sta, marketing, attirano un sacco di gente, infatti oggi era pieno il paesino e anche la camminata c'era parecchia gente che se la faceva. C'è sta scena. Ma dici che mi passa? Sì, lo metti un po', basta, quanto stai mettendo? Un bel po'. No, basta. Mi brucia la pelle. Basta. Ma no, non ti brucia la pelle, però lascialo lì e ti metti a letto e ti passa, domani mattina stai meglio. Speriamo. Forse. Una horchata e un morocho. 2 bevande locali stamattina, ragazzi, la horchata, che è questa rossa, e il morocho, che è questo bianco, con il latte e delle cose dentro. Allora, questa qua l'orciata, salute, è fatta con delle erbe diverse, un insieme di erbe che viene fatta una specie di tisana e ha questo colore rossastro. Qui invece abbiamo il mais dentro il latte. Dovrebbe essere latte, cannella, buono, mais. E anche delle palline nere. Non ho ben capito cosa siano. Non so se le mangerei però, sono delle spezie secondo me. Questa? Esatto. Fortissima. Devo sputarla.
che non va mangiata. Buona perché è dolce comunque, con la cannella bella profumata. Sembra bella... un budino di Natale, no? Quelli con la cannella, con le spezie varie. Questa invece si chiama pimienta. Cioè adesso non È so pepe, credo che sia pepe nero molto grosso. Una bacca bella grossa. Non è forte come il pepe in realtà. Bellissime le signore che urlano a tutti, o la mia amore, o il vicino, per chiamare amore, tutte le persone. Tesoro. Sì. Il tutto di solito viene servito con queste empanadas che si chiamano empanadas de viento perché si gonfiano, quindi hanno un sacco d'aria dentro e sono fritte al momento. Noi abbiamo, abbiamo evitato perché abbiamo visto l'olio che non era proprio il massimo. Questo è il mercato che c'è proprio in centro ed è piccolino rispetto agli altri, però devo dire che c'è tutto quanto perché è pieno di ristoranti. Qua si mangia soprattutto la colazione, quella pesante, e anche i pranzi, e poi ci sono anche i banchetti della frutta e della verdura nell'altra sezione. Comunque ecco, finisce qua in pratica, ma c'è tutto quanto. È arrivato quel momento, ragazzi. Oggi è l'ultimo giorno in questo paese, l'ultimo giorno in Ecuador, quindi oggi si chiude questa esperienza. Domani prendiamo l'autobus che ci porta al confine e dovremmo appunto domani essere in un altro paese, toccando chiaramente ferro. Oggi dobbiamo fare qualcosina prima di lasciare il paese. Vorremmo prendere qualche dollaro, visto che comunque sono più semplici da cambiare anche negli altri paesi. Qui c'è il dollaro degli Stati Uniti, quindi lo preleviamo qualcosina e ce lo portiamo di là. Quando siamo arrivati a Loja pensavamo di aver sbagliato a venirci, sinceramente, perché il confine qua sotto è chiuso, quindi eravamo venuti con l'idea appunto di attraversare il confine che c'è a pochi chilometri dritto proprio sotto la città, ma poi è stato chiuso e quindi abbiamo detto: cosa facciamo? Andiamo, non andiamo? Siamo venuti comunque e all'inizio abbiamo detto forse era un po' inutile venire perché da Cuenca potevamo direttamente andare a Huaquillas, che è il confine che è aperto in questo momento. In realtà devo dire che la città non ci ha affatto dispiaciuta, anzi non tanto per le cose da vedere, perché non ha delle attrattive enormi, ma c'è una bella atmosfera in questa città, una città più da vivere, direi. Guardate questa strada ad esempio con tutti i murales, questo lato che la colorano, qua sopra queste finte onde del mare, così, e quindi ha questa atmosfera molto più rilassata e insieme a Cuenca è una delle città più sicure di tutto il paese. Siamo nella piazza dei Piccioni, dove ci sono gli alberi porca miseria. Ma sono partiti tutti insieme. Ci sono gli alberi parlanti qui. Sì, gli alberi parlano, ci si deve mettere qua davanti, su questa pedanina, e in teoria parla. In teoria. Acércate di hola arbol. Arbol. Hola arbol. Hola. Non funziona. Hola arbol. Niente, in teoria parla, in pratica non parla. Hola arbol. Non funziona. Proviamolo un altro. È partito. Espero tengas un fantástico día en esta Navidad. È rimasto un po' indietro. Lleno de sonrisas y de muchos abrazos. Tanti abbracci e tanti sorrisi. Che carino, dai, un bel messaggio. Fatto il prelievo, ragazzi, in questa banca che si chiama Banco Internacional non applica nessuna commissione sui prelievi internazionali, che è molto buono. Eventualmente vengono applicate le commissioni dalla propria banca, noi in questo momento ce le abbiamo a zero, quindi benissimo così. Si possono prelevare al massimo $300 e questa banca, questi ATM si trovano un po' in tutto il paese, in tutto l'Ecuador. Noi le abbiamo sempre usate e siamo trovati benissimo. Siamo venuti al supermercato, ragazzi, a comprare le ultime cose. Questo supermercato si chiama Aquí. Cos'era sta roba? Scusate, ragazzi. Vabbè, pessimo. Vabbè, comunque ho trovato questo. Guarda, il Natale è passato, ma qua c'è ancora il panettone, ma soprattutto il panettone Melegatti. Mazza, che prezzo! $11, 10 euro circa. Panettone, però sono 750 grammi. Normale, no? Bello grosso. Panettone normale. Quello un po' più piccolo costa $9. Ammazza. Quindi comunque non è una grande offerta. Ma quanto costavano in Italia quest'anno? Così tanto? Ma boh, può darsi, non lo so, non siamo molto aggiornati effettivamente. Comunque sono diverse marche, si può scegliere tra un sacco di altri panettoni. C'è una grande scelta, sì, c'è stata una grande scelta a Natale in Ecuador.
C'è ancora in Italia la Nutella con il bicchiere, cioè quella che quando la finisci poi usi il bicchiere per sempre? Non lo so, però qua c'è sicuramente, ci sono diverse Nutelle, anche le copie come questa che costano decisamente di meno. Questa qua enorme di Nutella, $14, mentre c'è questa, diciamo un pochino più piccola, $3,90. Beh, comunque ecco, sì, c'è scelta anche qua. Perché non c'è solo la Nutella, ma c'è anche questo che è il dulce de leche o Questo manjar, come lo chiamano qua. Ci è piaciuto molto, Sì, ci è piaciuto molto, molto l'abbiamo buono, assaggiato. molto dolce, ecco questo è il colorito che ha in genere. E poi il latte è sempre dentro i bustoni. Guarda qua, tutto così, nelle buste così. Decisamente scomodo questo, devo Sì, dire la devi verità. avere qualcosa per metterlo. Ho no? Se visto no- delle signore che hanno una specie di roba di plastica, mettono all'interno il contenitore, mettono all'interno la bustona e riescono poi a usarla così. Bah, non lo so. Sezioni importanti, cioè questa qua del caffè. Diciamo che per 3/4 sono tutti istantanei, cioè caffè istantaneo di tutte, chiaramente sono le marche famose, ma ci sono anche diverse altre marche un pochino più locali. Queste qui le abbiamo viste anche in Colombia, per esempio. E poi c'è la sezione del caffè, quello come si deve, e noi lo compriamo questo qua. qui che fanno proprio Very qua a good. Loja, perché Loja è una delle poche città in Ecuador che è famosa per il caffè. Cosa stranissima, mentre in Colombia il caffè è dappertutto, in Ecuador abbiamo trovato praticamente solo qui, se non appunto quello solubile. Qui invece possiamo vedere quali sono le erbe che ci sono nell'orciata. Quella che ho bevuto prima con quel colore violaceo è dovuto il colore a questi fiori rossi che si chiamano ataco. L'ho letto prima, ataco, yerba luisa. Guarda quante erbe ci sono dentro, tra cui anche rosa moscheta, basilico, menta, camomilla, insomma c'è un sacco dentro. Ci sono delle fissazioni comunque come quella per la gelatina, ragazzi. Tutta questa sezione è di gelatine, sia preparate che da preparare. Cioè tutta sta gelatina io non l'avevo mai vista. Anche questa, ragazzi, è incredibile. Da un lato c'è la pasta, dall'altro lato tutto il tonno in scatola. Ma da qui fino a là in fondo è tutto tonno in scatola. Vabbè, qua ci sono le sardine, ma da qui in poi è tutto tonno. In pratica ti dicono fatti la pasta con il tonno, cioè te lo dicono proprio qui. Guarda quanta ce n'è anche di pasta da questo lato. Questa è tutta quanta pasta, che in realtà qua si cucina di più all'interno delle zuppe. Sì. Quindi ci sono questi fideos che vengono messi per fare le zuppe, fatti sì. stracuocere, Stracotti. che cambiano dimensioni. Stavo guardando che qua invece c'è la sezione pasta italiana davvero, vedi? Ecco. Barilla, De Cecco, Fabianelli, mai sentita? Mai però sentita? prezzi belli alti, comunque $3 una confezione di penne Barilla. Ammazza, qua ci sono con le lenticchie rosse, quindi quelle un po', diciamo, versione senza Alternative, glutine. sì, quella di riso anche qua, per integrali. Ma io sono comunque sconvolto da quella parte lì, cioè tutto Quanti questo tonni. tonno pazzesco. C'è da dire che questo è un supermercato molto grande, perché la maggior parte dei supermercati non sono così No, hanno molte forniti, meno quindi è cose. difficile trovare tutta questa varietà. Momento particolarità, ragazzi, questo che è l'aciote, che è questa spezia naturale che è ricavata dai semi di una pianta e viene usata per preparare delle salse per alcuni piatti tipici. È una pianta che si trova in Centro e Sud America, quindi è specifica di questa zona. Questa è la versione in pasta, questo colore rossastro. Rojo. Ma c'è anche versione olio, cioè olio mischiato all'aciote, vedete che ha questo colore anche qui rosso, stranissimo da vedere. Ma non è piccante. Non in è realtà. piccante, no, è Ha un più sapore particolare. terroso, un po' pepato anche, ma non piccante. Ultima sezione, ma importantissima, ragazzi, quella dell'olio. Qui di fronte abbiamo l'olio d'oliva, tutto qua. Invece da qui in poi sono tutti gli altri oli, da qui fino alla fine di tutta questa corsia. E quelli d'oliva sono questi. Costicchiano, devo dire la verità, costicchiano. Quello piccolino 250 ml, $3,58. Ma poi ci sono altri prezzi. C'è anche quello italiano, eccolo qua, Bertolli. Bertolli 250 ml, $6. Madonna, che prezzi! All'interno di questo mega mercato vendono anche vestiti. Certo, ci sono delle marche abbastanza particolari come questa, per esempio. Anche Angela stava guardando, sì. ne stava guardando un sacco. È una scelta particolare, Come si suol dire, è proprio pieno di vestiti. Pasta quasi pronta. E ragazzi, qua fuori c'è una luce dopo il tramonto. Che vista che c'è, guarda che roba, tutto rosa. Bellissimo, sulle montagne, sembra un presepe.
Qua si scola la pasta, anni di tecnica senza lo scolapasta. Allora. Ragazzi, allora questo Ecuador ci ha stupito tanto. Devo dire che è andato oltre le aspettative. Dopo la Colombia pensavamo di fare uno scalino un po' più in basso, invece no, devo dire che siamo saliti con questo paese. Diciamo che era quello che cercavamo, quello di cui avevamo bisogno in questo momento, e quindi l'Ecuador ha risposto a tutte le nostre esigenze, quindi felicissimi di averlo visitato. Arrivo. Ultime ore in questo paese, quindi ragazzi, ultimo saluto e abbraccione di gruppo da qui. Il video finisce qui, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Faccio veloce perché c'è la pasta. Alla prossima ragazzi. Alla prossima. Ciao. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil